Credo di aver appena trovato la migliore applicazione per macOS, che finalmente darà utilità alla notch del tuo MacBook. Ma facciamo un passo indietro. Apple con gli iPhone 14 Pro ha implementato la Dynamic Island, che è un modo per rendere la notch più piccola, meno ingombrante, ma soprattutto utile, integrandola appunto con il sistema operativo e le varie applicazioni, anche di terze parti. Ebbene sì, sono riusciti nel loro intento, applicazioni come timer oppure musiche sono integrate alla perfezione con questa Dynamic Island, addirittura anche le app di terze parti con le live activities. Sul MacBook abbiamo la notch, molte persone dicono che è bella, altre persone dicono che fa cagare, a me sinceramente è indifferente. Comunque, come vi accennavo poco fa, ho trovato un'applicazione fantastica che si chiama Notchnook, che appunto crea una sorta di Dynamic Island per il MacBook. Proprio come sugli iPhone, costruisce un vero e proprio software attorno alla notch del MacBook. D'ora in poi non la chiamerò più notch, ma la chiamerò Dynamic Island. Comunque non perdiamo ulteriore tempo e vediamo subito le funzioni che ha questa applicazione, e rimanete fino alla fine perché sono molte. Iniziamo a dare un'occhiata agli elementi di base. Infatti, se non faremo niente, la notch sarà normalissima, mentre non appena andremo con il cursore sopra alla Dynamic Island apparirà tutto il software. Di default avremo sulla sinistra tutti i comandi per quanto riguarda la riproduzione, nel centro avremo i comandi rapidi e tutto sulla destra avremo una sorta di specchio che potremo utilizzare prima delle videochiamate oppure di call importanti. Iniziando dai comandi di riproduzione multimediale, quando non abbiamo niente in riproduzione, quindi non stiamo ascoltando niente né su YouTube né su Spotify, l'applicazione ci offre tre possibilità: di aprire rapidamente Spotify, l'app musica di Apple oppure YouTube. Quindi potremo entrare nella notch e aprire direttamente un'applicazione senza doverla cercare nel launchpad oppure andarla a cercare noi stessi. E sorpresa delle sorprese, se chiuderemo la Dynamic Island con in riproduzione appunto una canzone o un video, proprio come sull'iPhone apparirà una sorta di preview della cover del video o dell'album musicale, e sulla destra invece avremo le tre lineette che indicano il beat della musica. Dopodiché, come vi accennavo prima, di fianco ai comandi di riproduzione multimediale avremo la possibilità di mettere dei comandi rapidi da eseguire rapidamente. Quindi mettiamo caso che con Apple Home avete delle lampadine in casa che si possono comandare tramite i comandi rapidi, semplicemente potrete mettere il comando rapido per accendere oppure spegnere le luci di quella stanza specifica. Quindi aprite la notch, premete e la luce si accenderà. E comunque, se non sai ancora creare dei comandi rapidi, ti lascio il mio video tutorial che ho fatto qualche mese fa qui sopra su nelle schede, dove spiego appunto step by step come creare un comando rapido da zero. Vi ricordo anche una cosa molto interessante: tutti questi spazi qui che abbiamo nella Dynamic Island sono completamente personalizzabili, quindi mettiamo caso che non ci interessa avere dei comandi rapidi, bene, potremo toglierli assieme anche allo specchio se vogliamo e mettere ad esempio il calendario che occupa metà della Dynamic Island. E infatti lo utilizzo proprio così, con il lettore multimediale a sinistra e appunto il calendario a destra. E sempre nelle impostazioni potrete notare che molte cose sono work in progress, non sono disponibili. Infatti, come possiamo vedere, hanno in mente di integrare le note, i promemoria e moltissime altre cose. Staremo a vedere in futuro come si comporta questa applicazione. Un'altra cosa fantastica che abbiamo sono i feedback aptici ogni volta che interagiamo con qualcosa. Ad esempio, se con il MacBook utilizziamo il trackpad e apriamo la Dynamic Island, ci farà un feedback aptico che rende l'esperienza del programma ancora migliore. Ma iniziamo a scavare più in fondo. Pensavate che era finita, E invece siamo solamente all'inizio. E se siete rimasti stupiti adesso, ora lo sarete ancora di più. Infatti abbiamo l'integrazione con AirDrop e avremo anche la possibilità di salvare dei file temporanei all'interno di una bacheca, chiamiamola così. Proviamolo subito così capite meglio. Prendiamo un file qualsiasi dal Finder e lo trasciniamo verso la notch. Una volta che siamo arrivati quasi verso la notch, apparirà appunto il programma con due opzioni. Sulla destra avremo la possibilità di mandarlo via AirDrop, mentre sulla sinistra potremo salvare il file nella bacheca. Ecco, proviamo a salvarlo nella bacheca. Ora mettiamo caso che voglio spostare quel file lì, apro il Finder, mi muovo nella cartella dove voglio spostarlo, vado verso la notch, clicco su Tray, prendo il file e lo ributto nella cartella del Finder. Secondo me questa funzione qui torna molto utile se vogliamo evitare di prendere un file e trascinarlo tutto il tempo da una parte all'altra. Avete presente, no, che su macOS una volta che prendete il file e volete andare nelle diverse cartelle dovete tenere per un bel po' sopra la cartella prima che la apra? Ho solo una parola da dire: comodissimo. E lo è ancora di più AirDrop. Infatti proviamo anche questo. Prendiamo dei file e proviamo a trasferirli sul mio iPhone via AirDrop. Basterà appunto, come prima, prendere i file, portarli verso la notch e apparirà lo spazio per AirDrop appunto. Una volta rilasciati i file su AirDrop si aprirà la finestrella con appunto le persone a cui vogliamo mandarlo. E bam! File inviato senza problemi. È veramente assurda questa applicazione qui, l'ho trovata a caso su YouTube. Ma non è finita qui, infatti avete presente gli indicatori di volume classici che ci sono su macOS da anni ormai? Quelli che ci vengono mostrati quando alziamo o abbassiamo la luminosità e il volume. Con Notchnook potremo dare un look modernizzato a questi ultimi. Non vederli più nel basso in centro al nostro MacBook come quelli vecchi, ma vederli direttamente sopra nella notch. Fidatevi che lo stile segue di molto l'interfaccia di macOS e anche la modernità che vuole implementare Apple nei dispositivi.
Comunque per abilitare quest'ultima ci basterà andare nelle impostazioni, Live Activities e abilitare l'opzione HUD Replacement. Ovviamente dovremo dargli i permessi di accessibilità per rendere ciò possibile, però una volta fatto ciò, ecco a voi il risultato finale. Avremo dei nuovi fantastici indicatori con un design refreshato e a parere mio veramente molto bello da vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate voi per adesso sotto giù nei commenti. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare di questa applicazione qui sono le Live Activities. Ovviamente abbiamo quella della musica che abbiamo visto poco fa, ovvero che ci fa vedere appunto una preview di quello che stiamo ascoltando, però abbiamo anche quella della bacheca, mostrandoci quanti file abbiamo all'interno della bacheca, dopodiché ci sarà anche il calendario che ci mostrerà quanto mancherà per un determinato evento, e infine qualora ci fosse un aggiornamento per questa applicazione qui ci verrà mostrato anche quello, così da tenere l'applicazione sempre aggiornata. Ma vediamo brevemente la configurazione che utilizzo io in questo momento, che ti consiglio anche a te di utilizzare. Allora, la primissima pagina, che è quella delle impostazioni generali, ho abilitato solamente un'opzione, che è l'impostazione di Always Open on Hover, che vuol dire che ogni volta che metto il cursore nella notch aprirà la Dynamic Island. Quindi di default dovremo fare un click per aprirla, mentre se abilitiamo questa opzione qui basterà semplicemente avvicinarci con il cursore. Dopodiché in questa schermata qui non ho modificato nient'altro, però nella prossima schermata, che è quella delle Live Activities, ovviamente come vi ho detto poco fa, se volete avere gli indicatori cambiati, quindi quelli moderni, dovete per forza abilitare l'opzione HUD Replacement. Perfetto, adesso sempre all'interno della sezione Live Activities apriamo il secondo tab, quello di Customize Activities, e qui dentro ho attivato tutto, quindi media, file tray, calendar e tutte le altre cose che sono disponibili. Passiamo adesso alla prossima sezione, che è Nook. Io qui personalmente ho il media player sulla sinistra, mentre sulla destra ho il calendario con tutti gli eventi in arrivo, il tempo rimanente e tutte queste cose qui. Ovviamente non dovete per forza copiare me, se avete dei comandi rapidi utili da poter utilizzare tramite questo programma qui, fate pure. Ebbene sì, non c'è molto altro da cambiare in realtà, perché nelle altre sezioni sono solamente poche funzioni che non dovremo toccare per rendere l'esperienza perfetta. Oh, perfetto, ora che abbiamo visto tutte le funzioni principali di questo programma, vediamo un attimo le considerazioni finali, che in realtà è solamente una, ovvero che l'applicazione è a pagamento. Già, volete le cose fatte bene? Bisogna pagare. Parliamo di poca roba comunque, $24 per quanto riguarda la licenza Lifetime, che sarebbero circa 22-23 euro, con addirittura uno sconto del 35% se sponsorizzate su Twitter con un post questo programma qui. Se invece volete semplicemente provare il programma, vi basterà scaricarlo e fare la prova di 48 ore che vi offrono. E comunque se volete fare l'abbonamento mensile, cosa che sinceramente sconsiglio, sono $3 al mese, circa 2,70 euro. Secondo me conviene acquistare la licenza Lifetime, però ovviamente sta a voi decidere. Comunque avete visto che l'applicazione li vale tutti i soldi, rende veramente la notch qualcosa di utile finalmente. Detto questo, se il video ti è piaciuto ma soprattutto ti è stato utile a trovare una nuova applicazione per rendere il tuo MacBook utile, fammelo capire lasciando un like e iscrivendoti al canale attivando la campanellina per non perderti nessun nuovo contenuto. Seguimi anche su Instagram, il link lo trovi qua sotto in descrizione, e detto questo noi ci vediamo nel prossimo video.